ed amici, ben ritrovati in un nuovissimo appuntamento settimanale. Anche questo venerdì vedremo come realizzare un progetto borsa semplice, veloce e alla portata di tutti. L'oggetto di questo video tutorial è il punto di lavorazione a punto maglia. Qualche settimana fa su Facebook ho pubblicato un mini video che riguarda la lavorazione del punto maglia. Questo video ha scatenato non poche reazioni, tantissimi commenti sull'esecuzione del punto, come inizia e come termina il giro e così via. Davvero tantissime domande. Infatti mettetevi nei miei panni, comprenderete benissimo che per me è stato piuttosto difficile rispondere alle tantissime domande, era quasi impossibile, ragion per cui ho deciso di realizzare un tutorial dedicato sul punto maglia realizzando questa semplicissima borsa. Spero di avervi fatto cosa gradita, come sempre vi aspetto giù nei commenti per sapere cosa ne pensate e se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollice all'insù. Per la realizzazione di questa bellissima borsa ho utilizzato ancora una volta un cordoncino di Borgo dei Pazzi, nello specifico l'Amore Corda 2 mm in questa bellissima tonalità, io definirei tonalità lavanda. Ho lavorato questo cordoncino con l'uncinetto numero 4, poi ho utilizzato alcuni accessori metallici come per esempio questi agganci nella variante argento per agganciare la tracolla, una catena sempre nella variante argento e un bottone magnetico che ho utilizzato come chiusura. Potete reperire il kit che comprende tutti i materiali che vi ho mostrato all'indirizzo che lascio come sempre sotto il video nel box informazioni. Vi riporto a questo punto al video tutorial di oggi, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto, se sei passato qui per caso mi raccomando iscriviti, attiva la campanellina per non perderti le prossime novità e seguimi sui social. A questo punto, sigla! Iniziamo con la realizzazione del fondo tondo. Faccio un anello magico, entro al centro, prendo il filo di lavorazione e blocco con una catenella che a fine giro diverrà un punto basso. All'interno dell'anello vado a lavorare 7 punti bassi. Con la catenella iniziale poi sono 8 punti totali. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Chiudo l'anello e vado a chiudere in maniera invisibile. Entro nel primo punto basso da dietro. Prendo il cappio e lo porto all'interno. Mi inserisco nell'asola appena creata. Inserisco il cappio, tiro un po' il filo di lavorazione e poi lo faccio passare attraverso le asole. Ok, quindi inizio con una catenella che diverrà a fine giro un punto basso. Iniziamo il secondo giro di aumento. Dopo aver fatto la prima catenella, sempre nello stesso punto vado a lavorare un punto basso per un totale di 2 e lavorerò 2 punti bassi nello stesso punto per il resto dei punti che ho al di sotto. Un aumento per ciascun punto, quindi a fine giro mi ritroverò con 16 punti bassi. È una lavorazione che abbiamo visto tantissime volte, infatti in questo step cercherò di velocizzare un po'. 16° punto. Bene, quindi mi inserisco nel primo punto basso da dietro. Tiro fuori il cappio. Mi inserisco nell'asola appena formata, metto su il cappio, prendo il filo di lavorazione e lo faccio passare tra le maglie. Inizio sempre con una catenella. Adesso alterniamo gli aumenti. Prima catenella, nel punto successivo un aumento. Punto successivo un punto basso. Punto successivo un aumento. Per tutto il giro alterneremo questa sequenza di punti e ci ritroveremo con 24 punti. Ad ogni giro aumentiamo questa volta di 8 punti bassi. Iniziamo il quarto giro, vado a fare la catenella, sempre nello stesso punto lavoro l'aumento.
quindi anche qui inverto i punti. Se nel giro precedente ho lavorato un punto basso e un aumento, durante questo giro inizio con l'aumento e con i 2 punti bassi singoli consecutivi affinché il mio fondo sia perfettamente tondo e non abbia gli 8 spicchi. Prossimi 2 punti successivi, un punto basso. E ripetiamo per tutto il giro, nel primo punto un aumento e nei 2 punti successivi un punto basso. Alla fine ci ritroveremo con 32 punti bassi. Io continuerò in questo modo ad aumentare per un tot di giri fino ad arrivare a 15 cm di diametro. Chi è esperto sa che per andare avanti nel prossimo giro faremo 3 punti bassi e un aumento, poi 4 e un aumento, 5 e un aumento e così via, fino a raggiungere le dimensioni desiderate. Alle principianti invece nella clip successiva lascerò il pattern scritto, lo schema di ciò che andrò a fare io dal giro successivo in poi. In questo modo possono seguirmi al meglio anche le meno esperte. Ho terminato i miei 10 giri totali e ho raggiunto non 15 ma 16 cm, quasi 17. Io mi fermo qui, chiaramente se desiderate un fondo molto più grande andate avanti con i giri e quindi con gli aumenti. Iniziamo con il primissimo giro in costa che riguarda il corpo della borsa. Già qui avevo fatto la catenella ma disfo perché dobbiamo prendere solo la solina retro, insomma, quindi vado a chiudere l'ultimo punto. Entro sempre nel primo punto, porto sempre il cappio al solito e anziché prendere entrambe le asole di questo punto vado a prendere solo metà asola, questa qui. Inserisco sempre il cappio, prendo il filo e lo faccio passare attraverso le 2 asole, quindi catenella e inizio sempre allo stesso modo. Per tutto il corpo della borsa inizieremo e termineremo il giro in questo modo. Come notate qui abbiamo l'asola frontale, per cui possiamo continuare. Prendo l'asolina retro e faccio un altro punto basso, punto successivo asolina dietro, un punto basso. E continuo così per tutto il giro senza fare aumenti. Ci distacchiamo un po' dalla base, quindi continuo fino a terminare anche questo primissimo giro che riguarda il corpo borsa. Vedrete che il fondo si imbarcherà leggermente, ma è normalissimo. 79, 80° ed ultimo punto. Vado a chiudere al solito. Ok, adesso attenzione qui, dobbiamo lavorare il secondo giro sempre a punto bassa, ma lavoreremo il punto maglia. Bisogna sempre puntare l'uncinetto al centro del punto basso che abbiamo al di sotto. Prendo anche un ago così vi mostro. Qui abbiamo i punti bassi, normalmente entriamo in queste asole. Per il punto maglia, che simula un po' la lavorazione ai ferri, bisogna puntare l'uncinetto esattamente al centro del punto basso. Vedete che qui si forma una V naturale, no? Basta entrare al centro e lavorare un punto basso semplicissimo. Poi, per quanto riguarda l'inizio e la fine del giro, bisogna fare sempre allo stesso modo. Iniziare con una catenella e chiudere in maniera invisibile. In questo modo il lavoro risulterà molto pulito, insomma non ci sarà quella maglia di fine giro antiestetica. Ripeto un'altra volta, anziché puntare l'uncinetto in questo modo, quindi prendere le 2 asole come abbiamo fatto fino ad ora, puntiamo l'uncinetto al centro di questa V, che sarebbe praticamente il punto basso. Quindi entriamo, inseriamo il cappio, tiriamo un po' al solito, facciamo passare tutto. Iniziamo sempre con una catenella. Vedete che la catenella è al centro del punto basso. Per andare avanti bisogna puntare l'uncinetto sempre al centro di ciascun punto basso. Quindi vedete, entro, prendo il filo e chiudo.
Ora l'effetto si noterà quando abbiamo lavorato un bel po' di giri, non subito, è chiaro. Intanto vi mostro come lavorarlo, come iniziare e terminare il giro a punto maglia. Vedete, piano piano. Questo è un punto di lavorazione che generalmente lo si lavora con della lana, con dell'acrilico, insomma con un filato abbastanza morbido. Io sto utilizzando questa volta il cordino Amore Corda 2 mm perché avendolo già provato e avendo già realizzato il progetto della borsa con la doppia tasca, avevo fatto una piccola prova, avevo provato a lavorare il punto maglia e devo dire che il cordino si comportava abbastanza bene, infatti lo notate come con facilità entro, prendo il filo e chiudo. Quindi questo cordino per esempio si presta benissimo a lavorare questo punto di lavorazione. Vedrete che quando andrete a lavorare il terzo giro, l'uncinetto si inserirà ancora più facilmente rispetto ad adesso che abbiamo soltanto punti bassi, è sempre il primo giro, sono sempre dei punti un po' più stretti rispetto ai successivi, ma è del tutto normale. Pian pianino noi andiamo a lavorare il tutto, poi appena terminiamo il giro vi faccio vedere più nella pratica quello che sto dicendo adesso. Dunque chiudiamo il secondo giro insieme e vi mostro un'altra volta dove entrare per lavorare il punto maglia. Ok, rivediamolo, scusate se sono ripetitiva, ma me lo avete chiesto in tantissimi sotto al video di Facebook. Anziché entrare e prendere entrambe le asole, entro al centro della catenella. Vedete? Inserisco il cappio, stringo, prendo il cordino di lavorazione, faccio passare al centro del punto basso al di sotto. Inizio con una catenella, come notate non si nota il punto di avvio e di chiusura. Ora, continuare è semplicissimo, andiamo al punto successivo sempre al centro, vi faccio vedere anche dietro, prendiamo il filo, punto basso, e di nuovo entriamo al centro, esco fuori e chiudo. Vedete che adesso durante il terzo giro facilmente entriamo nei punti maglia al di sotto. È normale, come vi dicevo prima, che i punti del primo giro di questo progetto o di altri progetti sono sempre i più stretti, è normalissimo. E vi ho mostrato come lavorare il punto maglia, vedete? Visto che già vi ho mostrato come fare, qui siete libere o di andare avanti lavorando sempre 80 punti, quindi un punto in ciascun punto, e realizzare una borsa semplicissima, normalissima, oppure seguire il tutorial. Dunque io andrò avanti con questa lavorazione per questo terzo giro e per il successivo per un totale di 4. Fatto questo ci rivedremo perché andrò a fare qualche modifica per realizzare un modello specifico che sicuramente già voi avrete visto in anteprima. Durante il quinto giro andremo a fare degli aumenti. Il primo punto l'ho già lavorato, vado a lavorarne altri 8 per un totale di 9 consecutivi. Nono ed ultimo punto. Fatto questo andiamo a fare nel decimo punto l'aumento. 2 punti nello stesso, sempre al centro, 1 e 2. Ripeteremo questa sequenza di 9 punti e un aumento per altre 7 volte, finché non terminiamo il giro. Ovviamente ho terminato il giro con 2 punti nello stesso, con l'aumento. Ho chiuso il giro, ho già fatto la catenella per iniziare il sesto giro. Andrò a lavorare esattamente un punto in ciascun punto per un totale di 88 punti, perché abbiamo fatto 8 aumenti, per 4 giri. Quando
Quando termino i 4 giri di 88 punti bassi, cosa farò? Nel giro successivo inizierò nuovamente con il giro di aumenti. Farò 10 punti bassi ed un aumento, per cui da 88 punti passerò a 96 punti bassi. Anche lì andrò a lavorare altri 4 giri di soli punti bassi, quindi di 96 e così via. Quindi io continuerò così con il corpo della mia borsa a blocchi da 4 giri normali e un giro di aumenti finché non raggiungo l'altezza desiderata. Io ovviamente vi ho spiegato grosso modo cosa andrò a fare ed è ovvio che le esperte riescono a seguirmi. Mi rivolgo sempre alle meno esperte, alle principianti, non vi preoccupate perché ciò che vi ho appena detto adesso ve lo mostrerò per iscritto nella clip successiva. Ho terminato il corpo della mia borsa, sembra quasi un cesto in vimini. In totale ho lavorato 34 giri e ho raggiunto 20 cm di altezza, questo è il risultato. Andiamo avanti per il giro numero 35, ho già fatto il primo punto, vado a lavorare altri 21 punti per un totale di 22 insieme a questo appena fatto. Quindi entro nel secondo, 2, 3, 22esimo punto. Perfetto. Adesso saltiamo 16 punti dal successivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e nel successivo, il 17esimo, puntiamo l'uncinetto, quindi pieghiamo il nostro lavoro. Non vi preoccupate, l'asola si allunga un po', però adesso noi la stringiamo. Ecco qui, vedete? Vado a realizzare questa piega. Quindi tiro il filo di lavorazione, stringo bene, mi raccomando. Come sempre non andiamo nelle due asole ma al centro perché continuiamo il punto maglia, quindi rientro al centro, stringo, prendo il filo di lavorazione, lo faccio passare attraverso, mi raccomando asole strette, poi vado a chiudere. Benissimo, questo sì è il 17esimo punto, ma ripartiamo da zero, quindi contiamo nuovamente primo punto e stavolta andiamo a lavorare altri 43 punti per un totale di 44 insieme a questo fatto insieme. 1, 2, 3, 44esimo ed ultimo punto. Ripetiamo quello che abbiamo fatto prima, saltiamo 16 punti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Quindi questo è il 17esimo. Intanto piego ed entro. Tiro il filo di lavorazione, lo faccio passare al centro. Riprendo il filo e chiudo. Ok, ripartiamo anche qui da zero e iniziamo a contare 22 punti, quindi questo è il primo. Andiamo a lavorare gli altri 21 punti. Quindi 2, 3, 22esimo punto. Avete visto come tornano tutti i punti? Questo perché avevo 120 punti. Quindi vado a chiudere al solito. Stavolta anziché continuare a punto maglia, continuo a punto basso normale perché devo andare a definire la zona superiore. Stavolta entro nelle due asole, quindi inserisco il cappio, stringo tutto per bene e faccio passare il cordoncino attraverso le asole. E voilà, quindi primo punto basso. Ora, prima di continuare, andiamo a vedere questa situazione. Siccome dobbiamo definire il tutto, vado a fare fin da subito questa operazione, pareggio il tutto e con l'aiuto dei marcapunti vado a bloccarmi i punti che poi andrò a bloccare successivamente a punto basso. Quindi questo punto coincide con questo e con quest'altro,
Fate anche voi questa operazione. Stessa cosa dall'altra parte. Questo punto coincide con questo e con quello che c'è proprio di fronte. E voilà! Fatto questo, ritorno indietro e continuo a lavorare i punti in maniera stavolta normale. Primo punto fatto, vado nel punto successivo e faccio un punto basso normalissimo. Vado a bloccarmi i punti che ho marcato in precedenza, no? E molto semplicemente passo attraverso il primo, attraverso il secondo ed il terzo punto della piega. Prendo tutto e blocco. Quindi punto successivo, ripeto la stessa cosa, vado a bloccare praticamente 3 punti. E di nuovo uno. Cerchiamo di prendere anche quello che c'è sotto, perfetto, è l'ultimo punto praticamente, più il successivo, ok. Poi qui ho il punto singolo, blocco con quello che sta di fronte e continuo, altro punto, qui stavolta prendo il secondo punto ed il terzo punto, vedete? Uno e di nuovo ok, tolgo l'ultimo marcapunti e procedo con l'ultimo punto, quindi entro e blocco. Avete visto? E abbiamo definito perfettamente il tutto, abbiamo sigillato quello spazio che c'era. Adesso continuiamo lavorando un punto in ciascun punto e quando arriviamo all'altra piega andiamo a ripetere la stessa situazione. Anche lì giriamo il nostro lavoro, pareggiamo per bene il tutto in questo modo, andiamo a definire anche questa zona. Continuiamo sempre a punto basso normale, ci rivediamo alla fine. Continuiamo, non ho chiuso il giro perché andremo ad inserire fin da subito il primo aggancio per la tracolla. Al solito faccio l'operazione di chiusura invisibile. Qui siamo liberi di andare a lavorare il punto maglia nuovamente oppure di continuare a punto basso come farò io. Cosa faccio? Entro sempre nelle 2 asole. Tiro un po', faccio passare il cordino e che faccio? Prendo il primo moschettone e lo inserisco, lo vado a bloccare in questo modo e lo blocco soltanto per un punto. Andrò a lavorare all'interno di questo anello 3 punti bassi in totale, questo è il primo di 3, gli altri 2 li andrò a lavorare a fine giro, in questo modo il moschettone si trova perfettamente sul primo lato. Fatto questo continuo la mia lavorazione a punto basso, quindi un punto in ciascun punto finché non arrivo all'altro laterale. Andrò esattamente a lavorare i primi 42 punti, al 43esimo ho messo il marker e ho segnato i primi 3 punti perché qui andrò a mettere l'altro aggancio. Dunque, ultimo punto, allora qui abbiamo 1, 2, 3, tolgo i marker, inserisco questo fantastico aggancio e vado a lavorare 3 punti. 1, 2 e 3. Perfetto, e in maniera facile e veloce abbiamo agganciato il primo moschettone. Adesso continuo lavorando un punto in ciascun punto finché non mi ritrovo nuovamente a fine giro. Ci vediamo lì e così vi mostro come bloccare con gli altri 2 punti l'aggancio. Perfetto, mi sono fermata 2 punti prima, quindi vado a pareggiare nuovamente l'aggancio, entro nel primo, e blocco, entro nel secondo punto e blocco. Adesso andiamo a realizzare l'asola alla catenella ed il gioco è fatto. Avete visto? Vi ho mostrato un altro piccolo trucchetto, piano piano vi mostro tutti i miei segreti, no scherzo. Allora, vado a chiudere sempre al solito modo e voilà,
Avete visto? Guardate, nemmeno si nota che abbiamo fatto prima un punto e poi gli altri due, proprio invisibile. Questo è il risultato dall'altra parte, chiaramente. Quindi io direi a questo punto di continuare così per questo giro che sto iniziando insieme a voi e per il numero di giri che vi scrivo sempre qui sullo schermo. Allora, ultimo punto basso, posso chiudere il giro e andare a fare l'ultimissimo di rifinitura a punto bassissimo. In totale ho lavorato 6 giri a punto basso normale. Ora, questa catenella fungerà da punto bassissimo, vado direttamente nel punto successivo e inizio a lavorare dei punti bassissimi per tutto il giro. Ultimo punto bassissimo, qui abbiamo la primissima catenella, stacco il cordino, sfilo, mi aiuto sempre con un ago e vado a fare l'asola invisibile. Mi inserisco nel primo punto bassissimo, quindi salto la catenella, vado al centro dell'ultimo e voilà! Non si nota nemmeno lo scalino, lavorazione super pulita come sempre. Andiamo a nascondere il nostro cordoncino sul retro e lo blocchiamo anche con un nodino come al solito. Ultimo step, vediamo come andare a realizzare questi supportini per i bottoni magnetici affinché sulla parte bella, quindi sia sul davanti che sul dietro della borsa, non si notino le alette. Prendo il cordino nuovamente e questa volta vado a lavorare dei punti alti, quindi come sempre faccio l'anello magico, lo blocco con una catenella, vado a sostituire il primo punto alto con i 2 punti bassi, se preferite aggiungete 2 catenelle per un totale di 3 e poi aggiungo 11 punti alti, 2, 3, ok, 12° ed ultimo punto alto, vado a chiudere l'anello, stringo bene bene, ok. Allora vado a chiudere con un punto bassissimo nel primo punto alto o se avete fatto le 3 catenelle nella terza catenella. Ecco qui, punto bassissimo. Allora stacco un bel po' di filo perché al contrario dell'altra volta, anziché cucire con ago e filo andrò a cucire con l'uncinetto stesso, quindi vi sto facendo vedere un'altra versione del trucchetto che vi ho mostrato per la borsa Mila. Prendo sempre la mia metà calamita, faccio passare per bene le alette, vedete? Poi mettiamo la griglietta in dotazione che io purtroppo non trovo. L'altro giorno ho perso l'uncinetto numero 6 e tra l'altro l'ho ritrovato. Oggi non trovo la griglietta e vabbè, non fa niente. Comunque in questo caso spingo verso l'interno, mi aiuto con delle pinze, tanto tranquilli che qui non si disfa nulla. Questo è il cordino che mi è avanzato da una rocca da 500 grammi, quindi un bel po' di filo insomma ho utilizzato. Con questo potreste farci, perché no, un portafogli, un portamonete, un accessorio da abbinare alla borsa appena realizzata. Prendo la mia borsa, qui come notate ho già applicato il primo bottone, vado a prendere per bene le misure, faccio coincidere il bottone con la parte centrale della piega. Vi ricordo che potete fare questa operazione anche con l'ago. Mi aiuto con un ago e faccio passare il filo all'esterno perché devo andare a lavorare dei punti bassissimi. Passo proprio qui, vedete? E porto il filo di lavorazione perché mi serve all'esterno. Entro nel punto alto successivo, guardate, prendo il filo, è molto più veloce rispetto ad ago e filo. Poi entro nel punto successivo, prendo il filo e chiudo punto bassissimo. Entro nel terzo punto, prendo il filo e chiudo punto bassissimo e così via per tutti i punti che ho disponibili, per un totale di 12 praticamente. Dopo aver lavorato tutti i punti bassissimi, disfo l'uncinetto, ho tagliato un po' più di cordino, vabbè, però capita, potete tagliarne anche meno. Mi aiuto sempre con un ago e vado a fare un'asola invisibile, quindi come facciamo di solito entro nel primissimo punto bassissimo, al centro dell'ultimo e proprio qui sul retro
vado a bloccare il mio cordoncino. Guardate, passo e non si vede nulla. Magari faccio anche un nodo per sicurezza, quindi entro al centro. Ultimo step, disperdo un po' il filo tra le maglie all'interno ed il gioco è davvero fatto. Abbiamo terminato il nostro progetto, tagliamo l'eccesso e voilà! Vi ho mostrato un altro trucchetto con i punti alti e con la maglia bassissima, quindi proviamo. Guardate come funziona perfettamente. Ovviamente non si nota nulla, non si nota la cucitura appunto bassissimo. E voilà, questo qui è il risultato finale della borsa di oggi. Spero che vi piaccia, a me piace tantissimo. Molto semplice, ma comunque con quel tocco che ricerco sempre in qualsiasi progetto, grazie a questa pieghetta fatta sia sulla parte davanti che sulla parte dietro. Volendo potete arricchire il progetto con qualche accessorio da cucire direttamente sulla zona superiore, qualche pietra, qualche perla, qualche fiore, insomma un fiocco al centro, perché no? A questo punto non mi rimane che inserire la mia tracolla. Eventualmente potete sempre realizzarla all'uncinetto come ho fatto per la borsa precedente Mila. Apro questi moschettoni molto particolari, mi piacciono molto. Qualche settimana fa ve li ho mostrati nella versione oro, stavolta nella versione argento, che comunque si sposa bene col colore scelto, questo lavanda, definirei color lavanda. Quindi inserisco il tutto qui ed il gioco è fatto. Progetto terminato. Vi ho mostrato anche il trucchetto del bottone magnetico. Vi do adesso anche le misure. Sulla zona superiore siamo a 27 cm. Se andiamo a misurare invece la circonferenza, visto che la borsa è stata costruita su un fondo tondo, abbiamo una circonferenza da 67 cm. Adesso vi mostro anche all'interno come si presenta. Come notate, abbastanza comoda, spaziosa, capiente, pratica. Come sempre alla base abbiamo sempre un fondo da 16 cm, esatto, siamo sempre 16. A questo punto non vi rimane che realizzarla voi. Come sempre vi ricordo di taggarmi sui vostri post o sulle vostre storie, in questo modo riesco a vedere i vostri progetti. Rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Spero che il progetto vi sia piaciuto, spero che la spiegazione del punto maglia sia stata esaustiva. Fatemelo sapere giù nei commenti. Supportatemi con un bel pollice all'insù, supportatemi anche iscrivendovi al canale e attivando la campanellina per non perdervi le prossime novità, e ovviamente seguitemi anche sui miei social. Vi ricordo che potete reperire il kit che comprende materiali che ho usato e che vi ho mostrato sotto il video nel box informazione. C'è un link dedicato che tra l'altro comprende la spedizione gratuita. Vi ringrazio e vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial. Un bacino a tutti!